Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. Oggi andiamo avanti col quinto episodio dedicato alle reaction sulle ferrovie in miniatura di modellismo ferroviario. Ma ragazzi, oggi ho scelto un'ambientazione speciale, sono andato a fare ricerche soltanto nel Regno Unito, in Inghilterra. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale altre nazioni volete vedere nelle prossime reaction, perché ho pensato appunto di fare questa nuova cosa, quindi di andare a portare vari plastici e andando a esaminarli e votarli insieme a voi, ma facendolo con appunto le ricerche delle varie nazioni, quindi che ne so, Spagna, Bulgaria, Romania, anche ovviamente altre parti del mondo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale altra nazione vorreste vedere nei prossimi video, che sicuramente mi metterò alla ricerca. Vi ricordo sempre che su Instagram trovate il mio account per inviarmi i vostri plastici, i video dei vostri plastici, possibilmente fatti con insomma una telecamera abbastanza accettabile, in modo che possiamo reagire anche sui vostri plastici, perché secondo me è una bella idea, non è male. Anche se sono plastici ancora in lavorazione va benissimo, mandatemi su questo account di Ferrovie in Miniatura. Ma ora ragazzi cominciamo subito, ma vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale se il video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete dappertutto e lasciate anche un bellissimo like. Raga, ci siamo, partiamo subito. Sono andato appunto, come detto prima, in Inghilterra. Ora non so se sono in Scozia, comunque sono nel Regno Unito, ora non so in quale parte, perché ho fatto delle varie ricerche. Partiamo da questo primo canale che si chiama Timsy Tanker, è un canale inglese, non so di preciso di quale parte dell'Inghilterra, ma in questa parte del video vi faccio vedere alcune cose che lui ha registrato in una fiera di Worley che si trova appunto nel Regno Unito. A quanto pare, se non ho capito male, si tratta dello scartamento scala TT. Strano, in Inghilterra di solito sapete funziona molto la 00, ma in questo caso scala TT. Andiamo subito a vedere questo plastico, o comunque questa mostra di plastici. Ecco, qui non dice se è scala TT, io l'ho letto nella sua descrizione del video, che ovviamente ragazzi trovate linkati qua sotto, tutti i canali che andrò a citare li trovate qua sotto, così potete andarli a guardare ed eventualmente potete anche iscrivervi ai loro canali rispettivi. Comunque raga, a me questa non sembra la scala TT, io conosco bene la scala TT, questa non è TT per niente, questa è la 00, forse alcuni plastici che ha filmato forse erano in scala TT. Raga, ma quanto è bella sta stazione! No, che bella! Assistiamo a un passaggio di una classica locomotiva a vapore con carri merci a seguito. Molto bello quel plastico modulare, raga. Oh, questa è la locomotiva che ho guidato su Train Simulator, vi ricordate? È proprio quella. Non so il nome, ma è un diesel. Anzi, devo informarmi bene sui nomi delle ferrovie inglesi, perché mi sta appassionando sempre di più l'idea di scoprire i nomi di tutte le ferrovie, o meglio, i nomi di tutte le locomotive delle ferrovie del mondo. Ma che cos'è, raga? Ma quanto è grande? È pazzesco. È pazzesco, raga. È immenso. Guardate che lavoro. Ci sono 1, 2, 3, 4 livelli di binari. Questo potrebbe essere scala TT, se non addirittura N. È immenso, è immenso. Oh, una bella manovra. Oh, lo stile è troppo bello, raga. Questa è scala 00. World National Model Railway Exhibition. Please do not touch. Quindi non toccate. Quindi vuol dire che anche là c'hanno le mani lunghe, raga. No, bello, bello. No, lo stile mi piace molto, perché comunque amo vedere le ferrovie a diesel soprattutto. Bene, bene, fate la vostra votazione. Io do personalmente, comincio a votare anch'io, ok? Do personalmente da 1 a 10, do un bel 6,5. Mi aspettavo qualcosa di più, ho guardato tutto il video per intero io, quindi ho visto anche altre immagini e non posso dire proprio yeah. Si può fare di meglio, si può fare di meglio. Visto che sono inglesi, visto che eravamo in una fiera, mi aspettavo di più. Ma ora ragazzi andiamo a vedere un altro canale, sempre inglese credo. Adesso andiamo a controllare, vediamo di quale parte del mondo è questo canale. Non c'è scritto, benissimo, però c'è scritto benvenuti sul canale SDJR7F88. In questo video che ho linkato qua sotto, raga, si tratta anche qui di un'esposizione fatta nel 2022 a Devon, credo sia appunto nel Regno Unito, non so di preciso dove, ragazzi, se volete
andatela a controllare, dove appunto dice che c'è stata questa manifestazione al Matford Livestock Center di Exeter, dove hanno presentato 35 layout, quindi raga 35 plastici più vari diorami portati da vari club di varie scale, quindi da 00, scala N e qualcosa di più grande. Quindi andatelo a vedere perché questo video dura 50 minuti, raga, c'è un botto di roba da vedere, io non mi sono stancato di guardarlo e ovviamente io vi porto solo alcune parti delle immagini di questo video e ovviamente vi invito a votare, ma poi dopo andate a guardare, raga, veramente spettacolare. Infatti, raga, guardate, iniziamo proprio in questo modo, cioè abbiamo questa movimentazione di diesel che io amo tantissimo e mi piace come si muove la dinamicità all'interno di questi plastici. Lo noterete anche guardando il video per intero perché sono fluidi i movimenti dei treni, fatta eccezione di questo momento qua che qui non ho capito, sono andati su un layout probabilmente di appassionati di carri militari, ma qua vedo veramente qualcosa di strano. Questa penso sia scala N, anzi è scala N, e vedo veramente qualcosa di ignobile, oserei dire ignobile, veramente non mi piace per niente questa parte. E secondo me è uno di quei plastici molto vecchi, secondo me di vecchio stampo, che ancora dura per il tempo. I binari sono tutti storti, la massicciata fa veramente pena, ci sono alcuni binari tagliati, ma guardate questa scena, raga, bella. Questa l'ho presa perché mi è piaciuta il fatto di vedere sto tizio, il vecchietto in bicicletta con la cravatta, ma subito dopo il passaggio di una locomotiva diesel che va a fare una manovra, penso era un diesel, sì, un diesel, e è andato a prendersi due carri da portare fuori dallo scalo per portarli in stazione. Amo questa parte del plastico, anche come dettagli. Mi sono appena accorto ora che questo c'è un faro che si illumina, non me ne ero accorto prima. Qua c'è un mercato del pesce, molto strano. Ritorniamo nella parte di un layout che mi è piaciuto molto, dove ci sono molte manovre. È un modulo lungo 22 metri, largo 40 cm, una figata pazzesca da fare magari prossimamente, raga. Guardate, lo stile è molto bello. Ecco, questo mi piace un po' meno, l'andamento di questo treno troppo veloce, il layout lascia un po' a desiderare. Qui, raga, siamo in scala N e sono rimasto colpito da questo piccolo plastichino, niente male, poca roba, poco spazio, molto umile ma molto bello. A me è piaciuto tanto, mi ha colpito, infatti l'ho ripreso subito perché mi piace l'idea che ci sia sto treno che fa solo un andamento da una stazione di testa e si va a nascondere sotto le montagne, molto bello. Qua abbiamo una navetta che fa avanti e indietro, punto a punto, e qui devo dire che accade qualcosa che fa abbassare il punteggio di questa fiera, perché guardate ragazzi, all'entrata di questa stazione c'è un incrocio, guardate, e qui non è chiaro, cioè i binari sono... Che cosa è successo, raga? Guardate, e c'è qualcosa che non quadra, c'è un dissestamento. Ecco, qua raga, dovete dirmi, io questo ferro da stiro non l'ho mai visto, sono sincero, 47 anni di esperienza del modellismo non l'ho mai visto, quindi scusatemi, per coloro che magari sanno dirmi che cos'è questo aggeggio, scrivetelo nei commenti, sono curioso. Ora torniamo ancora nel sito di Pilentum, conoscete già, quindi link in descrizione. In questo caso assistiamo a passaggi di treni della Beckman e della Orbi in scala H0. Fatemi sapere qua sotto anche voi la votazione. Io credo che qua assistiamo di qualcosa di molto bello per quanto riguarda il fascino di questi rotabili, che sono molto belli, un po' meno la fluidità dell'andamento dei treni. Notate ragazzi quanti strani slittamenti e dissestamenti durante, guardate anche qua, durante la marcia dei treni. Questa cosa non mi è piaciuta per niente. Anche qua guardate, succede qualcosa di molto strano in questi scambi dove il treno sembra quasi sviarsi per poi girare, ci sono delle curve contro curve molto strette, molto particolarmente inusuali, e poi rimango comunque scioccato dalla bellezza dei loro rotabili. Questa sembrerebbe quasi una metropolitana, penso, assomiglia molto, correggetemi se sto sbagliando, però a me sembrava quello. E il dettaglio del plastico è molto bellino, mi piace molto, il mattonato, sapete che io impazzisco per il mattonato,
Ma raga, ma sentite anche sto rumore sotto? Non è per niente gradevole. Guardate, il saltellio che c'è qua, lo vedete già da soli lo scambio? E qua ci potevano dare una piccola limata per metterlo a livello, perché ovviamente ci sta che durante l'installazione qualcosa può cambiare. Lo sapete, il legno si gonfia, può succedere di tutto, ma quando vi accorgete che c'è un problema così, correggetelo, raga, correggetelo. Comunque, date la vostra votazione. Io qua do un 5, raga, do un 5. Bella questa uscita dalla galleria, anche se non mi piace l'andamento di questi treni, raga. Non so, il dettaglio del plastico ci può stare, ci può stare. Ora andiamo nel canale del signor Michel Smith, Mr. Smith, classico nome inglese. E raga, stiamo parlando di un plastico dove lui dice nella descrizione plastico DCC, quindi digitale, in scala 00. Raga, notate questo plastico quanti problemi ha. Cioè, io l'ho adocchiato, mi è piaciuto molto il rotabile, mi è piaciuto molto il fatto che lui abbia messo la telecamera proprio nella macchina, quindi in cabina, anche se non la fa andare. Cioè in qualche punto la fa andare, io non l'ho registrato perché faceva veramente schifo, era fastidioso vederlo a scatti, e quindi molto probabilmente quel giorno non gli andava e si è arreso e ha lasciato la telecamera sui binari, che devo dire, i binari, la massicciata, l'armamento in generale molto bello, il passaggio dei treni molto bello, ma mi lascia strano il fatto che siano digitali e che tutti questi treni, come avete notato, partono a scatto, cioè sembra quasi come che non ci sia proprio quella giusto contatto coi binari da parte delle locomotive, quindi una conduzione un po' trasandata che non permette un fluido passaggio o movimento dei treni. Guardate, vanno un po' a scatto, sembrano quasi laggare, come si dice nel gergo del gaming. Guardate anche qua, guardate la partenza di questa, bello il sound, bello tutto, ma poi la partenza è molto guardate, non ci siamo, c'è qualcosa che non quadra, dovrà correggerlo. Magari andate a vedere tutti i suoi video e magari glielo scrivete nei commenti, che secondo me forse una piccola pulitina ai binari potrebbe migliorare la movimentazione di questi treni. Io voto 5 in questo plastico, raga. Ma ora andiamo nel canale di Moldy Raspberry, un nome del genere, un appassionato delle ferrovie degli anni 50, ovviamente del Regno Unito, inglesi, e devo dire che qua, ve lo dico già in anticipo, molto alto il dettaglio del plastico, molto bello e fluido l'andamento dei treni e soprattutto spettacolare tutte, diciamo, le riprese che sono state fatte, le angolazioni, perché ha creato delle zone veramente molto molto belle, specialmente questa entrata in stazione in curva è veramente straordinaria, con questo tunnel che passa sotto, con questo trattore sulla destra, è spettacolare. Anche qua guardate la manovra di questa locomotiva che porta dei carri fuori dallo scalo, è praticamente qualcosa di eccezionale. I binari, do un bel voto alto, sono fatti bene, i movimenti della trazione dei treni e secondo me tutto sommato non è da 10, ma un bell'otto in complesso. Io a questo plastico io lo lascio, ve lo dico chiaro e tondo. Mi piace molto la massicciata, mi piace molto come sono state fatte le curve, è molto molto yeah. Quindi per me questo è stato il plastico più bello in assoluto di questo video di oggi, secondo il mio punto di vista. Che dire ragazzi, finisce anche questa puntata, troppo corta forse per qualcuno di voi, perché molti mi hanno scritto falli più lunghi, vediamo ragazzi più avanti, perché il fair use non mi permette di poter prendere tante immagini, però
ci sto provando a vedere se riesco a trovare qualche contatto in più, ma vi ricordo, fatemi sapere qua sotto quale nazione vogliamo andare a visitare nel prossimo video, e nel caso appunto vi ricordo sempre che c'è il mio shop di Amazon linkato qua sotto per andare a fare i vostri acquisti, che potete fare liberamente, però se acquistate dal mio link non fate altro che supportarvi. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciate un like, condividete questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!